Allora, adesso invece vogliamo esaminare come agganciare più scansioni. Il sistema che fa, ogni scansione che noi facciamo ce la riporterà in CAD in un blocco. Per cui se noi agganciamo una seconda scansione sarà esattamente sovrapposta alla prima, ma sarà un blocco separato. Per cui in CAD possiamo capire qual è la prima scansione, la seconda e così via. Sono separate per blocchi. Abbiamo varie modalità di aggiungere una nuova scansione. Quindi il pulsante è questo, il tasto Nuova scansione. La prima cosa che vi voglio far vedere è questa possibilità, nuova scansione dallo stesso punto. Questo, come dice la parola, ci consente di fare una scansione separata ma a partire senza muovere lo strumento. Mentre le modalità di aggancio tra una stazione e un'altra, cioè una posizione dello strumento e un'altra, per rilevare zone come nel nostro caso che non sono state rilevate dalla prima scansione, abbiamo 4 possibilità. Queste 4 possibilità sono con un adesivo, in realtà l'aggancio avverrà con un adesivo, cioè la posizione di un punto, più la parete in senso orario successiva all'adesivo, che ci darà l'orientamento dell'aggancio della seconda scansione rispetto alla prima. Oppure possiamo utilizzare 2 adesivi e sulla base della posizione di questi 2 adesivi le 2 scansioni si agganceranno. Oppure allo stesso modo, invece di utilizzare gli adesivi, si possono utilizzare gli angoli che abbiamo rilevato. Nel caso degli angoli ritengo l'aggancio molto più preciso, perché in questo caso l'angolo è determinato sulla base del raccordo tra l'interpolazione delle 2 linee delle pareti, quindi è un punto molto preciso. Inoltre con gli angoli ho la possibilità tra la prima posizione e la seconda posizione di cambiare l'altezza, che l'angolo, presupposto che sia verticale, lo posso prendere più giù o più su. Proviamo queste modalità. La prima modalità richiede il posizionamento degli adesivi, quindi prima di entrare nella modalità di aggancio, io adesso l'annullo, dobbiamo andare a posizionare degli adesivi. Allora, il posizionamento degli adesivi, come avevamo un po' intuito prima, si fa allo stesso modo del posizionamento delle note, cioè con questo pulsante che ci dà la posizione della nota georeferenziale, il punto blu. Allora, se io per esempio volessi posizionare un adesivo dove si trova in questo momento lo scanner, lì sopra, allora io prendo un target, un adesivo, ma va bene anche uno scotch con un puntino nero messo sopra, e gli vado a posizionare un target, un adesivo. In questo modo sono molto preciso. Per memorizzarlo vado su il pulsante che vi avevo detto prima, lo strumento effettua la misura e questa volta invece di andare su nota vado su adesivo. Volendo posso anche fare una foto per memorizzare la posizione. Ok, la differenza rispetto a prima è che il punto sarà verde e non più blu e ci sarà la scritta sticker 1, cioè adesivo 1. Ne posso posizionare quanti ne voglio di adesivi. Mi possono servire per fare l'aggancio con un adesivo, con 2 adesivi. Posso posizionare anche più di 2 per un eventuale utilizzo successivo. Anche se un domani voglio riprendere la scansione in questo posto, avendo messo degli adesivi, rimangono memorizzati nella mia immagine, nella mia grafica, e quindi posso riutilizzarli per agganciare una nuova scansione. Andiamo in questo caso a posizionare un secondo adesivo. Memorizzo come abbiamo fatto prima, quindi di nuovo pulsante nota, lui fa la misura, e però non lo memorizzo come nota ma come adesivo. Mi sarà presentato nella mia grafica il nuovo sticker 2. Adesso proviamo a effettuare gli agganci delle scansioni. Quindi facciamo nuova scansione, prima modalità un adesivo e una parete praticamente, un adesivo. Mi viene chiesto scegli l'adesivo, posso scegliere questo o quello, ne ho 2 nella mia grafica, quindi scegliamo il primo, quindi il verde diventa
rosso per dire che l'ho selezionato, è lo sticker 1, do conferma, ok, mi compare anche qui sulla grafica lo sticker selezionato col simbolo A rosso per dire che è selezionato mentre l'altro rimane verde, ok, mi vengono date delle indicazioni. Dice che adesso posso spostare lo scanner nella nuova posizione, punta l'adesivo e tocca il pulsante ottieni distanza. Devo mettermi in una zona dove oltre a vedere i punti che mi interessano devo riuscire a vedere anche gli sticker che ho piazzato. Seconda fase, puntare l'adesivo 1. Quindi faccio ruotare il laser, eccolo lì, finché non vado sull'adesivo 1. Cerco di puntarlo nel modo migliore possibile, quindi puntiamo il primo adesivo come è stato fatto e poi premiamo il tasto ottieni distanza, ok? In questo caso, visto che il laser è molto sfuggente, per cui la misura non potrebbe non essere molto precisa, mi posso aiutare con lo strumento fa la misura, dopodiché andrà a misurare in automatico una porzione di muro in modo da poter allineare la prima scansione alla seconda. A differenza di altri strumenti dove questa porzione di muro rilevata è molto breve e quindi con più possibilità di errore, meno robustezza dello schema topografico, in questo caso lo strumento andrà a rilevare una porzione di muro consistente, magari fino al raggiungimento del successivo angolo. Ecco, ha riconosciuto il nuovo angolo, quindi ha detto è finito il muro sul quale io mi devo allineare e a questo punto ha posizionato esattamente la nuova scansione dei punti su quella precedente. Se a noi piace come è avvenuto l'allineamento, lo accettiamo. Se non ci piace, annulliamo. Ora per verificare e per testare le altre modalità lo annulliamo, anche se l'allineamento è avvenuto perfettamente. Quindi annulliamo questa modalità e ripetiamo nuova scansione usando questa volta la seconda modalità, cioè 2 adesivi. Quindi attiviamo questa modalità e seguiamo le indicazioni. Quindi nel nostro caso ci viene anche in aiuto lo strumento, l'app, perché avendo creato solo 2 adesivi precedentemente, lui già ha capito quali sono i 2 adesivi da utilizzare. Infatti dice adesivi esistenti selezionati automaticamente. Nel caso in cui avessimo posizionato precedentemente non 2 adesivi ma 3, 4, 5, allora avremmo dovuto selezionarli noi a nostro piacimento, come abbiamo fatto con l'adesivo singolo nel caso precedente. Allora adesso lui li ha selezionati già tutti e 2, ci dice qual è l'adesivo A e qual è l'adesivo B nella nostra figura, ci dice che possiamo spostare, ma noi l'avevamo già spostato lo scanner nella nuova posizione, e dice punta l'adesivo 1, quindi l'adesivo A. Quindi andiamo a muovere il puntatore laser fino a ritrovare il primo adesivo. Ok, anche in questo caso dice tocca ottieni distanza per acquisire la posizione di questo adesivo e anche in questo caso, essendo la vista diciamo molto sfuggente, è preferibile mettere diciamo un targettino in modo da garantire l'acquisizione della distanza nella posizione corretta. Ecco, lo strumento fa la misura, automaticamente si va a posizionare nel secondo adesivo. Chiaramente lui riconosce parzialmente la posizione, ma dobbiamo migliorare noi il puntamento. Quindi usando un passo alla volta, lo mettiamo esattamente nella posizione giusta, dopodiché, come ci viene suggerito, quindi mirare il più vicino possibile all'adesivo 2
e poi tocca ottieni distanza. Come vi avevo annunciato prima, il problema degli adesivi è questo, cioè il passo è discreto, non è un passo continuo, per cui io potermi mettere solamente dopo o prima esattamente del punto, quindi posso essere meno preciso, specialmente se l'adesivo è molto lontano. In questo caso siamo vicini, quindi più o meno lo riusciamo a centrare perfettamente anche il secondo adesivo. Quindi premiamo ottieni distanza e a questo punto lo scanner ci dice che l'allineamento è completato e la scansione continua per controllo, nel senso che lui ha fatto l'allineamento e sta facendo un pezzettino di scansione per verificare se effettivamente ci stiamo sovrapponendo a quella precedente. E come vediamo siamo esattamente sulla stessa linea. Ora potremmo accettare questo allineamento e continuare la nostra scansione, oppure, come abbiamo fatto prima, annulliamo questo allineamento per testare le altre modalità. Quindi ritorniamo nella fase iniziale e questa volta aggiungiamo sempre nuova scansione, però proviamo la modalità angolo e parete, come si vede dalla figura. Quindi andiamo a individuare un angolo come punto di aggancio tra le due scansioni e una parete come allineamento. Quindi avviamo un angolo, scegli un angolo e tocca la conferma. Punti disponibili per la selezione 7, nel senso che lui ha trovato nella nostra prima scansione, lo vediamo con questi punti celesti, no? Punti color ciano. Bene, scegliamone uno a nostro piacimento, per esempio questo, ok? Diamo conferma. E adesso ci viene suggerito sposta lo scanner, noi lo avevamo già spostato, e mira prima dell'angolo, non l'angolo ma prima dell'angolo, perché lui deve andare a riconoscere l'angolo tramite l'interpolazione. Tocca, ottiene distanza, quindi premiamo, qui ci viene indicato, tocca, ottiene tutto spiegato, ottiene distanza. Avvio il comando e lo scanner incomincia a scannerizzare la parete prima dell'angolo, poi quella dopo l'angolo e così per interpolazione andrà a riconoscere la posizione di quell'angolo. Se penso che vada troppo piano posso aumentare il passo, per cui lui adesso magari ha riconosciuto l'angolo, però come allineamento deve ritrovare la linea della parete, quindi sta scannerizzando tutta la parete fino magari al successivo angolo. Una volta che ha completato, ecco, praticamente è riuscito a individuare l'angolo, allinearsi sulla parete e quindi è pronto a continuare la scansione in questa nuova posizione. Anche in questo caso possiamo accettare la scansione oppure annullarla. La quarta possibilità di giunzione delle scansioni è questa con due angoli, cioè lo strumento andrà a riconoscere per agganciarsi due angoli delle nostre pareti. Quindi la attiviamo e seguiamo come al solito le indicazioni. Per prima cosa ci viene chiesto di scegliere quali angoli utilizzare per l'aggancio. Lui riconosce sulla nostra precedente scansione quali sono tutti gli angoli che individua e ce li segnala con dei pallini celesti color ciano. Di questi possiamo scegliere tutti quelli che ci piacciono. Chiaramente per un rilievo robusto è preferibile mettere dei punti lontani fra di loro, non opposti fra di loro rispetto allo scanner. Quindi nel nostro caso potremmo scegliere questo punto, ecco ci viene individuato con la lettera A, gli diamo conferma, ci dice di scegliere il punto B e prendiamo quest'altro. Ecco, ci ha individuato i punti A e B che useremo, gli angoli A e B che useremo per l'aggancio e diamo conferma. A questo punto ci dice che possiamo muovere lo scanner, noi lo avevamo già messo, e mirare a sinistra del primo punto dell'angolo A. Quindi noi andiamo a spostare lo scanner
fino a posizionare il laser, non lo scanner, a spostare il puntatore fino a spostare il laser prima dell'angolo che ci interessa. E dopodiché ci dice di premere il tasto ottieni distanza. Quindi noi premiamo ottieni. Ecco, già a questo punto mi dice che ha riconosciuto l'angolo, quindi potrei anche fare ok e interrompere la scansione. E automaticamente si sposta dove è situato il secondo angolo. Posso migliorare la posizione, oppure se mi sta bene dove si è posizionato, dico ancora ottieni distanza e lui andrà a scansionare le pareti vicino al secondo angolo. Aumentiamo un po' il passo. Ecco, anche in questo caso ha riconosciuto il secondo angolo, posso interrompere la scansione. Ok, quindi lui a questo punto mi dice che si è allineato alla vecchia scansione. Io posso verificare se effettivamente i punti sono andati al di sopra delle vecchie linee, e in questo caso lo sono perfettamente, e quindi dico di accettare questo allineamento. Una volta accettato l'allineamento, io qualsiasi punto vado a battere sarà esattamente nello stesso sistema di riferimento del precedente. Per esempio, posso continuare la scansione di questa zona che mi mancava, quindi continuo con auto la scansione, aumento anche il passo perché è vicino, quindi posso aumentare la scansione, il passo di scansione, e lui andrà a ricalcare la parte che già aveva scansionato e in più andrà a fare le zone che non avevo rilevato precedentemente. Ecco qua, quando ha completato mi fermo. Una osservazione che possiamo fare è che per esempio avevo messo in questo caso i punti troppo radi in questa zona, quindi io posso sempre riportare lo scanner in una zona che non mi piace come ha scannerizzato e ripetere, incrementare, raffittire la scansione. Allora, quindi se abbiamo necessità di raffittire una zona, cosa facciamo? Spostiamo il puntatore dove ci interessa, lo possiamo fare anche dalla grafica, quindi indichiamo qui il punto e facciamo go, lo scanner si va a spostare nella zona che abbiamo indicato in grafica, e dopodiché mettiamo il passo che ci piace, per esempio passo 4 in questo caso, ok, e riavviamo la scansione. Usato, eccolo. Perfetto, e quindi siamo andati ad aggiungere le zone che non avevamo visto dalla prima scansione.